Ciao a tutti e benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di continuare, ricordatevi di iscrivervi al canale e di condividere questo contenuto con chi vive per il dietro le quinte dello spettacolo. Grazie di cuore. L'aria di tensione che da settimane attraversava il cinema e la televisione è esplosa ieri sera, e il nome che rimbomba ovunque è quello di Cenk Torun. Il motivo? Un gesto imprevisto e fragoroso di Mahsine Merabet, la sua compagna di vita, che ha puntato il dito contro una giovane collega coinvolta nelle voci di un presunto avvicinamento con Cenk. La fiammata è stata talmente intensa da scuotere redazioni, set e agenzie, come se tutti stessero aspettando da tempo l'innesco di una miccia già accesa. Secondo ciò che trapela dal giro più vicino alla coppia, la scena si è consumata durante una conversazione tra amici, in un contesto che sembrava tranquillo fino a un istante prima. Poi, all'improvviso, la frase che ha gelato la stanza: lo riterrò responsabile della rottura della mia famiglia. Nessuno può farla franca. Parole feroci, pesanti come piombo, pronunciate con un'intensità che ha tolto il fiato ai presenti. E nel giro di pochi minuti, quelle parole hanno lasciato il tavolo, la casa, il quartiere, per correre di telefono in telefono, trasformandosi in notifiche, commenti, sussurri registrati e inoltrati. Una scossa sismica nel mondo dello showbiz. Sulla verità dei fatti, naturalmente, ancora nessuno mette la mano sul fuoco. Si parla di sguardi di troppo, di pause caffè allungate, di una chimica percepita durante le ultime riprese, ma si parla, soprattutto. I racconti cambiano dettaglio a seconda della voce che li porta, eppure il filo conduttore resta lo stesso, una frattura che minaccia di allargarsi. Il silenzio della collega chiamata in causa, al momento totale, alimenta l'incertezza. Intanto l'entourage di Cenk Torun sussurra che tutto sarebbe stato gonfiato, rimpolpato, ricamato fino a perdere il contatto con la realtà. Che sia la proverbiale calma prima della tempesta? Cenk, elegantissimo e trattenuto anche nella tempesta, non rilascia commenti. Eppure, sempre secondo chi lo vede da vicino, è teso, infastidito, in difesa di un privato che non pensa debba essere esposto come merce nel mercato del rumore. Gli addetti ai lavori che hanno incrociato il suo sguardo nelle ultime ore lo descrivono concentrato sul lavoro, ma al tempo stesso assorbito da un'ombra di inquietudine che non riesce a scrollarsi di dosso. È l'effetto collaterale della celebrità. Quando il tuo nome balza ai titoli, non controlli più tu il ritmo del racconto. Sui social, intanto, si combatte una battaglia parallela. Da una parte chi sorregge Mahsine Merabet, esaltandone la franchezza e il coraggio di una donna che non intende farsi schiacciare da un sospetto. Dall'altra, chi grida al malinteso, chi urla alla fantasia, chi supplica di non giudicare senza prove. Su Twitter e su Instagram si moltiplicano i thread, i videoracconti, gli spazi in diretta in cui ognuno mette il suo tassello. E mentre le parole si affollano, cresce l'aspettativa: qualcuno dovrà pur parlare per primo. Dietro le quinte, si sussurra che i prossimi giorni saranno roventi. Almeno una delle parti sarebbe pronta a rilasciare una dichiarazione, o quantomeno a suggerire una via d'uscita che non sia un vicolo buio. Intanto i programmi di intrattenimento preparano scalette dedicate, clip d'archivio, collegamenti con gli inviati sui set e nei locali dove la coppia è di casa. È il classico fenomeno a cascata, basta un granello per mettere in moto la valanga. Appena la frase di Mahsine è circolata, i telefoni hanno iniziato a squillare all'unisono, senza tregua. Produttori, agenti, attori, assistenti di scena, un reticolo fitto in cui ognuno chiede, sonda, interpreta. Che cosa è successo? È la domanda che rimbalza da una stanza riunioni a un camerino, da una call notturna a un messaggio vocale allungato fino all'alba. Con quel "lo riterrò responsabile della rottura della mia famiglia" che lampeggia come un faro, tutti gli sguardi si posano sull'ipotetica terza persona, mentre chi conosce Mahsine sostiene che l'esplosione sia arrivata senza preavviso, come una diga che cede dopo troppa pioggia trattenuta. La notte è proseguita come una redazione senza orari. Le pagine si popolavano di aggiornamenti, clip di pochi secondi diventavano indizi, e intanto l'assenza di parole da parte di Cenk Torun faceva crescere il rombo del dubbio.
Il silenzio è una stanza che amplifica, più è grande, più risuona. E forse proprio lì, in quel silenzio, l'eco delle interpretazioni è sembrata più rumorosa di qualunque dichiarazione. Intorno alla coppia, qualcuno racconta di una scia di piccole incomprensioni accumulate nelle ultime settimane. Orari impossibili, viaggi imprevisti, set protratti, promesse rimandate. Niente di eclatante, ma sufficiente a creare una corrente sotterranea. E così, dicono, le voci di un avvicinamento sul set sarebbero state la goccia. In questo quadro, arriva anche il contraccolpo emotivo della collega tirata in ballo. Sono finita dentro una discussione che non riguarda me, avrebbe sussurrato al suo giro più fidato, pur preferendo tenere serrate le labbra davanti alle telecamere. Il suo ufficio stampa, pare, punta a un comunicato breve e controllato, quando e se sarà possibile spegnere il fuoco senza alimentarlo. Nel frattempo, la macchina di una produzione recente in cui Cenk Torun è coinvolto procede come su un filo. Nelle immagini più recenti tutti appaiono attenti, misurati, quasi con il fiato sospeso per non commettere il minimo errore che possa diventare un titolo. Si prova, si gira, si stoppa, e ogni gesto passa al setaccio di uno sguardo prudente. La speranza del team è che i toni scendano, almeno quanto basta per restituire normalità a giornate che della normalità hanno bisogno per funzionare. E mentre succede tutto questo, i media trattengono il respiro. Che qualcuno parli, presto, si augurano in molti. Che una frase limpida rischiari la nebbia. Ma per ora resiste l'incertezza, e proprio questa incertezza inghiotte tutto il resto. Qualunque sia la verità, la tempesta che si è alzata promette di diventare uno dei tormentoni dell'anno, una storia destinata a restare nei riassunti e nelle raccolte delle cronache dello spettacolo. Poi sono spuntati nuovi dettagli, ricamati dai racconti di chi c'era, di chi ha visto, di chi ha ascoltato di nascosto. Qualcuno giura che di recente, durante un ricevimento elegante, Massine Merabet sia apparsa tesa come una corda, con lo sguardo che correva allo schermo del telefono ogni volta che una notifica vibrava. Un gesto che da solo dice molto, l'attesa di una risposta, il timore di un nuovo scossone. A ripensarci oggi, dicono, quella tensione era il preludio dell'eruzione vista ieri. L'entourage di Cenk Torun, intanto, ripete a mezza voce che l'attore è sotto una pressione gigantesca, che non vorrebbe vedere il proprio quotidiano trasformato in un'esposizione pubblica permanente. Sembra deciso a risolvere tutto nel perimetro di casa, a porte chiuse, con la calma e la discrezione che lo hanno sempre contraddistinto. Ma il ronzio dei social, l'effetto domino delle prime pagine e le speculazioni che aumentano a vista d'occhio rendono il percorso tortuoso. Un amico di vecchia data, dicono, ha provato a riassumere la situazione in una frase: Cenk non vuole che la situazione degeneri. Desidera solo pace. Parole che, in controluce, raccontano la stanchezza di chi non ama il palcoscenico se non quando si tratta di recitare. Dal lato della collega coinvolta, il copione è un altro: silenzio. Il suo rappresentante ha fatto sapere, a chi deve sapere, che ogni dichiarazione è rimandata. Non una parola in più, non una sillaba che possa versare benzina sul fuoco. E se le indiscrezioni sono credibili, la diretta interessata avrebbe difficoltà a concentrarsi sul lavoro, a mantenere l'assetto. Soprattutto, non avrebbe alcuna intenzione di posare in prima fila nel teatro della polemica, preferisce restare lontana, invisibile, con la consapevolezza che ogni frase verrebbe smontata e rimontata fino all'infinito. Tra i commentatori del mondo patinato, il caso è ovunque. C'è chi sostiene che quel silenzio da entrambe le parti spinga la temperatura ancora più su, e chi invita a ridimensionare tutto, forse un'insinuazione malposta, forse una storia piccola diventata gigante per la fame di contenuti che ogni giorno reclama un nuovo titolo. La sola cosa su cui tutti concordano è che, presto, qualcosa dovrà chiarirsi, una parola, un gesto, un'immagine che riporti il racconto su binari riconoscibili. Nel frattempo, i feed non dormono. Ogni ora emergono nuovi tasselli, ipotesi, letture contrapposte. C'è chi giura che la reazione di Massine Merabet sia il grido di una donna ferita, e chi replica che non esistono prove solide a sostegno delle ombre gettate su Cenk Torun.
Eppure la triade di nomi intorno a cui ruota la storia, lui, lei, l'altra, occupa ormai le prime posizioni dell'agenda mediatica, come se non ci fosse altro di cui parlare. La notte ha partorito curiosità, e il mattino l'ha moltiplicata. Nei programmi del mattino l'argomento d'apertura è stato ancora questo, inevitabilmente. Le conduttrici e i conduttori hanno raccontato di aver ricevuto decine di messaggi lungo tutta la notte, tutti con la stessa domanda: qual è la verità? Poi sono entrati in collegamento i reporter, con nuovi sussurri, nuovi retroscena, nuove comparazioni tra scatti e spostamenti. Ogni dettaglio è una scintilla, ogni pausa un pretesto. C'è anche un aspetto umano che, al netto del clamore, resta sullo sfondo: due persone, Cenk Torun e Massine Merabet, intrappolate in un gioco di specchi dove nulla è più semplice. Chi li conosce davvero parla di un legame fatto di confidenza e rispetto, un rapporto cresciuto nel tempo, capace di attraversare cambi di stagione professionali e personali. È questo il cuore che pulsa dietro le quinte, e proprio questo cuore minaccia di farsi sentire più forte di ogni gossip, se solo il frastuono concedesse un attimo di respiro. Intanto, la città continua a mormorare. Nei ristoranti in cui le troupe vanno a tarda sera, si racconta che gli assistenti di produzione abbiano dettato nuove regole di discrezione, che le uscite siano diventate più ordinate, che le voci basse abbiano preso il posto delle risate. I corridoi degli studi si sono fatti lunghi e stretti, e i passi, rallentati. Persino i saluti hanno assunto il tono leggero e attento di chi non vuole aggiungere peso a una bilancia già troppo carica. La verità, si sussurra, non ama i riflettori. Quando arriverà, lo farà con la semplicità di un foglio bianco, senza effetti speciali. Fino ad allora, resterà questo presente in attesa, popolato di congetture, di ricordi guardati al contrario, di screenshot conservati solo per sicurezza. È il lato meno romantico della celebrità, un labirinto di echi in cui si rischia di non sentire più la propria voce. Noi, su Celebrita dalla Turchia, vi racconteremo ogni passaggio con la stessa cura con cui si ricompone un orologio, pezzo dopo pezzo. Ma non dimentichiamo che dietro l'immagine c'è sempre una vita che deve andare avanti. Che il lavoro deve continuare, che le storie da raccontare sullo schermo hanno bisogno di respiro, di concentrazione, di quella chimica che nasce solo quando il rumore si attenua. E forse proprio lì, in quel silenzio scelto e non imposto, si nasconde la chiave di tutto. Per adesso, rimane la domanda che ha aperto questa lunga notte: chi parlerà per primo? Sarà Cenk Torun, con un messaggio misurato, per chiedere rispetto e ricordare che non tutte le ombre sono reali? Sarà Massine Merabet, con un chiarimento che non suoni come un'accusa, ma come la necessità di riallineare i confini? Oppure sarà qualcun altro, un intermediario, una voce di fiducia in grado di restituire ai fatti la loro forma? Qualunque cosa accada, la direzione è tracciata, i tasselli devono posarsi, prima o poi. Se siete arrivati fin qui, significa che, come noi, amate capire cosa si muove dietro lo scintillio. Continuate a seguirci. Qui troverete aggiornamenti, approfondimenti, e soprattutto il tentativo sincero di distinguere la realtà dalla sua eco. Questo è tutto per oggi. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e condividete il nostro racconto. Alla prossima!